Buongiorno ragazzi e ben ritrovati sul nostro canale. Proseguiamo con gli elementi che compongono il nostro motore. Partiamo da una piccola modifica di un particolare che abbiamo già fatto e invece un interessante particolare da realizzare con più strade. Io ne ho scelta una perché mi piace, vedremo e commentate poi il tutto. Allora, se vi ricordate, noi abbiamo già fatto questo particolare. C'è un suo gemello che è questo. Guardate bene i due disegni, come vedete l'unica differenza è l'altezza 38 mm contro i 18, quindi lo stesso pezzo ma più largo di 10 mm a destra e a sinistra. Quindi andiamo a creare un nuovo prodotto, andiamo a unire un progetto. Questo era, se non ricordo male, in facili e si chiamava Bus Bearing Upper Holder 2. Vediamo, lower dovrebbe essere questo, no? Allora file, unisci progetto, eccolo qua. No, ancora comincia bene il video. Allora unisci progetto, ce l'abbiamo qua, il nome guardiamolo. Eccolo qua, perfetto. Ecco il nostro pezzo largo 18 anziché 38. Come andremo a modificarlo? In una maniera molto semplice. Dall'ambiente draft utilizziamo questo utility che crea una faccia da un piano. Idem di qua. Vedete che abbiamo creato due facce. Usciamo dall'ambiente draft chiudendo con questo tasto la griglia, andiamo in part, prendiamo face binder e la cresciamo di 10 mm. Allora, questa la cancelliamo, non l'ha creata come si deve perché in draft devo prima selezionare la faccia e poi selezionare il face binder. Perfetto. Ora andiamo in part, rispetto all'asse Y il face binder deve andare in meno di 10 mm, quindi utility di estrusione 10 mm, applica, eccolo qua, e chiudi. Andiamo a prendere l'altro face binder nel verso contrario, quindi 10 mm e 0, applica, meno dovevo fare, e riapplica. Ok, chiudi. Come vedete ne ho creato uno in più che andrò a cancellare, che è questo. Ho i miei due estrusi che ho appoggiato al mio pezzo, seleziono i tre pezzi e faccio un'unione di forme. Mi ha anche cambiato il colore, ma solo dove c'ha voglia lui, quindi io seleziono il mio oggetto, aspetto, colore, bronzo, chiudi ed è fatto. Ecco che il gioco è fatto. Abbiamo modificato con estrema semplicità il nostro oggettino. Quindi andiamo a rinominarlo e questo è il base bearing holder 2. CTRL C,
file, salva con nome, incolla e salva. Bene, a questo punto io vorrei fare insieme a voi un bel disegnino che è questo, il reverse gear. Vediamolo. Ok, ci sono due modi per poterlo fare: o ci si crea uno sketch, ma io l'ambiente sketch non lo digerisco molto, o ci si crea questa figura per sottrazione di forme. Non è che sia facilissimo neanche così, però tutto sommato lo digerisco meglio. Ora, io ho due schermi, di conseguenza me ne metto uno bello grande da poter utilizzare. Prendiamo questo, facciamo copia, chiudiamo questo file, scusate, chiudiamo questo file, ne creiamo uno nuovo, lo salviamo, incolla, salva, visualizza l'origine degli assi e comincio a lavorare creandomi dei cilindri. Allora, sono alti, aspetta, che se no non riesco a farmi seguire. Quello che ci interessa a noi per ora è l'altezza, che è di 4 mm. Allora, creiamoci questi bei cilindri, un cilindro da R108 e uno da 96. Poi in mezzo abbiamo uno spessore da 3 e da 3. Perfetto, andiamo a crearli. Cilindro, raggio, 108, ridimensionamento, cilindro, raggio, 96, che è quello interno. Quindi abbiamo un 108 e un 96, eccoli qua. Li prendiamo e facciamo cilindro grande, CTRL, meno cilindro piccolo, e abbiamo fatto questo bel lavoretto. Ora prendiamo un cilindro, raggio 108, spessore 3, quindi raggio 105. Un altro cilindro, raggio 96, spessore 3, quindi raggio 99. Prendiamo il cilindro grande dei due, il cilindro piccolo, e facciamo una bella sottrazione di forme. Ora prendiamo il cut, il primo, il cut 2, sottrazione di forme, e abbiamo fatto questa bella zona. Ora abbiamo quest'angolo che è 40 gradi. Creiamo un bel cubotto, lo sovradimensioniamo, alla grande, e lo incliniamo rispetto all'asse Z di 20 gradi. Ok? Creiamo un altro cubotto
lo incliniamo di 20 gradi al contrario, lo sovradimensioniamo, no, in questo caso non lo sovradimensioniamo, ok, andiamo in draft, selezioniamo questa zona, creiamo un face binder e torniamo in part, prendiamo il nostro face binder e andiamo a crescerlo a dismisura. Speriamo di non aver sbagliato il verso, creando un solido. Applica, eccolo qua, perfetto, chiudi, andiamo a cancellare il cubotto, a questo punto dobbiamo eseguire una copia di questo e una copia dell'estruso. Il cut doveva essere fatto da 2 cilindri alti 4, ve lo ricordate? Io mi sono dimenticato, ma non è un problema, lo si fa dopo, vedete? Basta riuscire a inquadrare qual è la figura nativa. Poi prendo il mio cut e vado a sottrargli, prendo cut, tasto CTRL e sottraggo uno dei 2 cubotti. Cut, tasto CTRL, l'altro cubotto e lo abbiamo tagliato. Cut, tasto CTRL, cut, tasto CTRL e via. Come vedete c'è rimasta solo la sezione a 40 gradi, 20 e 20. Ora un bel cubotto, il cubo dell'inutilità, lo alziamo, ce lo andiamo a mettere dove serve a noi, cioè andiamo a mascherare completamente la parte di lavoro in eccedenza e facciamo cut, CTRL su cubo, sottrazione di forma. Perfetto, c'è rimasto solo ed esclusivamente quello che serve a noi. Eccolo qua. Ora il mio problema sarà andare a unire in maniera sferica queste 2 zone e quest'altra. Devo dire che questo problema è un non problema. Come facciamo a fare questo? Abbiamo un raggio, allora abbiamo 108 meno 96, quindi 8 e 4, 12, abbiamo un raggio 12, perfetto, cilindro, altezza del cilindro, 4, raggio, 12, posizione è pari all'interasse, quindi 102, porto in Y a
102 e il raggio era 6, perdonatemi. Vado a ruotare rispetto all'asse Z, quindi placement, applico le modifiche in maniera incrementale di 20 gradi, applica, ok, vado a copiare questo cilindro, lo vado a incollare, allora cilindro, ve lo ricordate questa opzione? Che è piuttosto interessante, cioè la possibilità di far evolvere il cilindro solo ed esclusivamente di quanto serve a noi, l'angolo. Quindi andiamo in placement, utilizza il centro di rotazione, ah certo, dovevo farlo dopo, punti selezionati, ok, allora vediamo se così funziona, se no devo, perfetto, fantastico, no? 90 gradi, gli diciamo di applicare, perfetto, ok, sapevo io, placement, placement, andiamo a selezionare il punto, punti selezionati, applica le modifiche in maniera incrementale. Andiamo prima a selezionare il punto, ok, ci siamo. E andiamo a sottrarre a 1 il 3, CTRL, CTRL, vedete? Taccate. Ora vediamo se riusciamo a farlo così, copia, sì, incolla, andiamo a prendere questo e gli diciamo meno 40, perfetto. Ora sarà ribaltarlo che è da ridere. Vediamo, placement, utilizza il centro, no, secondo me non va bene. Proviamo gli angoli di Eulero, no, no, no. Dovrebbe esserci ribalta, ma non lo trovo. Quindi mi sto complicando la vita. Cosa andiamo a fare? Andiamo a fare questo, un bel cilindrotto, diametro 6, 180 gradi, e lo vado a ruotare stavolta di 90 gradi, meno 90, subito. Un altro cilindrotto, diametro 3, e vado subito a fare CTRL, CTRL, sottrazione di forme. Lo prendo, lo sollevo come questo a 102, posizione, Y, 102,
vado a modificarne l'altezza che non l'ho fatto, e vado a ruotarlo, vediamo, rispetto all'asse Z in placement, applica, di meno 20, applica, ok, prendiamo tutto sto po' di roba col tasto CTRL e lo uniamo. Ora altro non ci resta che fare sta cosina qui, che non è affatto difficile. Quindi cubo alto 4 stavolta, non sbagliamoci, largo 12 e lungo, lì mi sa che dobbiamo farci due conti, allora è largo 12 rispetto a x, lo andiamo a centrare a meno 6, allora la sua altezza è 88 96, quindi sono 6 2 8 e 6 14. Ma noi lo portiamo a 16. Il diametro, cioè la posizione in cui dovrà essere questo signore qua, però prima andiamo a modificarcelo, quindi andiamo a creare un foro con un cilindro che andrà posizionato a y6, raggio 3, CTRL sulla forma iniziale, CTRL sul cerchietto, sottrazione di forma, andiamo a prendere questi due spigoli e andiamo a dirgli di crearci un raggio da 5,99, fatto, salviamo visto il tanto lavoro fatto e andiamo, abbiamo detto che questo è raggio 88-82, andiamo a prendere questo pezzettino in posizione Y, lo sopraeleviamo di 82 mm, perfetto. Ora ne creiamo una coppia, anzi ne creiamo due coppie, coppia, sì, incolla e incolla, filler 01 tramite placement, applicando le misure in maniera incrementale, 15,50, vediamo se funge, 15, 15,5, applica, andiamo a selezionarne un altro, meno 15,5, applica, ok, uniamo il tutto con il tasto CTRL e unione di forma, perfetto, abbiamo questi raggi da 3 da farci. Riusciamo a vederli? Se non riusciamo a vederli non è un problema, perché faremo una cosa di questo genere. Tasto destro, stile disegno, reticolo 1, tasto CTRL premuto, mi raccomando, 2, 3, 4, sto contando 1 in meno, 5, 6, raggio, abbiamo detto 3, ok, modifica, annulla, allora il raggio 3 non me lo prende perché tra qua e qua c'è meno di 3 e questo è il solito bacchino del nostro programmino freeware. Facciamo 2,5, vediamo se va bene. Ok, non va bene, modifica, annulla, potrei andarmi a prendere la quota, però oggi sono pigro. Raggio 2 dovrebbe andare bene. Oh la madonna, modifica, annulla, facciamo così, 1, 2,
3, 4. Che schifezza è quella. Uno per uno ce li facciamo. Ok, ci piace. Ok, ci piace. Ok, ok. E adesso vediamo questo. Perfetto. Questo invece proprio non riesce a digerirlo. Lo mettiamo a 1 e 3. Dopo, quando andremo in tavola, in fase di quotatura, invece gli andremo a dire di fare raggio 3. Però non è che abbia tutti i torti il nostro FreeCAD, perché se ci sono 2 mm il raggio 3 non viene troppo bene. Quindi è stupido fino a un certo punto il nostro FreeCAD. Vediamo colore, un bel colore ramato. Aspetto, ottone dai. E anche questo è fatto il nostro tirapugni, la nostra asola. Salviamo il lavoro e direi che anche oggi abbiamo fatto un bel lavoro. Abbiamo preso un pezzo già fatto, lo abbiamo estruso, modificato e ci siamo semplificati la vita. Dopodiché abbiamo preso il nostro fillet che ha un raggio, questo che non mi piace. Non è che può andare via, no, non va via, non so come mai c'è rimasto questa righetta. Io tanto ormai ho salvato. Vabbè, quello che non mi piace oggi è la presenza di questa riga. Eppure se io vado non rimane niente. Essenzialmente il nostro prodotto è lui. E poi abbiamo fatto questo bel prodotto senza passare dagli sketch, ma tutto tramite l'unione di forme. Io sostengo che con l'unione e la sottrazione di forme in FreeCAD si può fare tutto. A volte ci si complica un po' la vita, però uno che non ha voglia di studiare e che vuole limitarsi alla semplice manipolazione di parallelepipedi, coni e quant'altro, può fare davvero tutto ciò che desidera, magari non a livello estremamente professionale, però se deve rendere l'idea di un oggetto, la sottrazione di forme secondo me è la strada più semplice senza andare a sbattersi con tutti quegli ambienti che possono a volte sembrare ostici. Io vi ringrazio per essere stati con me, spero di essere stato esaustivo, di aver trasformato bene in parole tutti i miei pensieri e vi aspetto alla prossima visione, ormai le chiamiamo così. Grazie a tutti e buona giornata.